In questo video vi faccio vedere le cose più belle da vedere a Torino. Per vedere queste cose vi consiglio almeno 3 giorni, anche perché ci sono musei molto belli e interessanti. Se volete fare una visita veloce vi consiglio l'altro mio video che vedete nella scheda in alto, dove potete vedere solo le cose più belle di Torino saltando i musei. Potete arrivare in treno a Torino oppure in auto. Se arrivate in treno, la stazione di Portanuova è molto centrale ed è comoda per vedere il centro. Se arrivate in auto ci sono tanti parcheggi a pagamento nella zona centrale della città. Iniziamo il nostro giro dalla Porta Palatina. Questa è una delle porte romane di accesso alla città meglio conservate al mondo. Il nome in latino era Porta Principalis Dextera ed era la porta settentrionale per accedere alla Iulia Augusta Taurinorum, il nome romano per la città di Torino. Il nome originario di questa porta è Porta Doranea, molto probabilmente dovuto alla vicinanza col fiume Doria Riparia. Un esempio di tipica porta ad caverium, ovvero una struttura a doppia porta con statio, un cortile quadrangolare sul lato interno. Siccome sono arrivato di mattina a Torino, è anche ora di fare colazione. C'è un caffè veramente particolare e unico dove prendere una bevanda molto particolare, chiamata Bicerin. È una bevanda molto antica che risale al XVIII secolo e è apprezzata da vari personaggi famosi come Camillo Benso conte di Cavour, Umberto Eco e Pablo Picasso. È composta da 3 strati di caffè, cioccolata fusa in pezzettini che si sciolgono a contatto con il calore e fior di latte e si serve in alti bicchieri o calici di vetro. Il prezzo non è economico ma ne vale veramente la pena. Mi raccomando, non mescolatelo quando vi arriva, ma bevetelo così com'è. Io ho scelto anche di gustarlo con dei biscotti veramente buoni e adatti a questa bevanda. Un luogo molto particolare di Torino è il Dito Mignolo di Cristoforo Colombo, che si trova in piazza Castello. È un alto rilievo di bronzo che risale al 1923. Una tradizione locale tra i torinesi dice che strofinare il mignolo porti fortuna e si può vedere bene visto che il dito è bello consumato. Io l'ho strofinato. Funzionerà? Sempre vicino a Piazza Castello si trova la Galleria Subalpina, un modello ottocentesco di area commerciale urbana ispirata ai tipi di paesaggi parigini e destinata allo svago borghese. Progettata da Pietro Carrera e inaugurata il 30 dicembre 1874, prende il nome dalla Banca dell'Industria Subalpina, che si assunse l'onere della costruzione. All'interno c'è il famoso Caffè Baratti, storico punto di ritrovo dove potete acquistare i famosi gianduiotti. In questa galleria sono state girate alcune scene del film 4 mosche di velluto grigio di Dario Argento. Un'altra piazza famosa per i fan di Dario Argento è Piazza CLN. La sigla vuol dire Comitato di Liberazione Nazionale e si vedono 2 statue gemelle, una che rappresenta il Po, l'altra che rappresenta la Dora Riparia. Queste 2 statue si vedono in una scena del film Profondo Rosso, sempre di Dario Argento.
Un'altra galleria molto bella è Galleria San Federico, inaugurata nel 1933. È un classico esempio di edificio cielo-terra in stile eclettico, presente nelle maggiori città italiane ed europee. È costituita da una forma a T in modo da permettere l'accesso a 3 strade differenti ed organizzato con più piani, sia superiori dove si trovano uffici, sia sotterranei dove sono presenti dei parcheggi. È presente anche il Cinema Rex, progettato dall'architetto Eugenio Corte e dall'ingegner Giovanni Canova. Venne inaugurato il 31 marzo del 1934. È un cinema tuttora funzionante con 3 sale. Nei pressi di Piazza San Carlo si trova anche il Museo Egizio. Io non l'ho ancora visitato, ma vi consiglio di andarci e di dedicarvi parecchio tempo. Dopo quello del Cairo, è considerato quello più ricco di reperti, è uno dei musei più visitati in Italia e vi consiglio la prenotazione. In Piazza San Carlo, sotto i portici, fermatevi un attimo a vedere il famoso toro di bronzo e, come da tradizione, calpestate i suoi attributi. Entrate anche nel Caffè San Carlo, locale storico di Torino, molto raffinato, che risale al 1826. Adesso vediamo uno dei musei più belli e visitati di Torino, il Palazzo Reale. Si trova vicino a Piazza Castello. Questo palazzo è stato progettato tra la fine del Cinquecento e l'inizio del Seicento da Ascanio Vitozzi. A partire dal 1650 circa il palazzo venne ristrutturato e il periodo di splendore si ebbe con Vittorio Amedeo III. Si nota subito lo stile dello scalone principale voluto da Vittorio Emanuele II. Si può vedere la statua di Carlo Alberto. La sala più grande che si vede all'inizio è la sala delle guardie svizzere. È molto alta, circa 13 metri, ed era adibita a diverse funzioni, cerimonie, festeggiamenti, alta rappresentanza. Notiamo anche alcuni dipinti a trompe-l'œil.
Molto bello è anche il camino monumentale. Tutte le altre sale presentano affreschi e opere d'arte di inestimabile valore, che vanno dal 600 fino al 900. La sala più bella è la Sala del Trono, è risale nel 1660 ed è stata la sala più importante del regno di Carlo Alberto. Il trono in legno e tutti gli intarsi e anche il pavimento sono di Emanuele Capello. L'opera che si vede sul soffitto è La pace tra le nubi del pittore fiammingo Jan Miel. Questa è la Sala del Consiglio. Inizialmente camera da letto, si chiama così perché nel 1831 Carlo Alberto, dopo essere salito al trono, la utilizzò come sala per il Consiglio dei Ministri. Entriamo adesso nella Galleria del Daniel, una delle sale più belle e decorate del palazzo. Si chiama così perché molti dipinti sono del pittore austriaco Daniel Seiter e venne realizzata intorno al 1684. Gli specchi che danno un effetto di grandezza della sala vennero messi da Benedetto Alfieri a metà del Settecento e le applique sono opera del bronzista Ladat. Molti specchi vennero poi ricoperti da ritratti di personaggi illustri, commissionati nel 1840 da Re Carlo Alberto.
Molto bella è anche la sala da pranzo, che inizialmente era una camera da letto e un gabinetto. Alla fine dell'Ottocento l'architetto Emilio Stramucci abbatté la parete divisoria e fece questa sala unica molto grande. Si vede la tavola reale imbandita con un servizio di porcellana dipinto con motivi floreali prodotto dalla Manifattura Reale di Berlino e risale al 1895. Un altro ambiente che fa tornare indietro nel tempo è la sala da ballo. Le rifiniture sono opera di Pelagio Pelagi e vennero realizzate tra il 1835 e il 1842. Si nota lo stile classicheggiante con danzatrici di ispirazione pompeiana. Particolare è anche l'evocazione di un tempio greco con colonne in marmo bianco. Gli specchi creano un effetto di estensione dello spazio e riflettono anche la luce dei grandi lampadari di Boemia. Da notare anche la loggia per l'orchestra intarsiata da Gabriele Capello. All'interno del palazzo si vede anche l'altare della Cappella della Sindone. Venne commissionato dal duca di Savoia Vittorio Amedeo II e progettato dal matematico e ingegnere Antonio Bertola alla fine del XVII secolo. La Sacra Sindone venne conservata qui dal 1694 al 1993. Attualmente la Sindone è custodita nella cattedrale di San Giovanni Battista, ma non è visibile e solo in occasioni particolari viene esposta al pubblico. L'ultima ostensione pubblica è avvenuta a giugno del 2015. Questo che si vede all'esterno è il Palazzo Carignano, è uno degli edifici storici di Torino più importante. Venne commissionato da Emanuele Filiberto di Savoia Carignano nella seconda metà del XVII secolo. All'interno si trova il Museo del Risorgimento, il più grande spazio espositivo dedicato al Risorgimento e alla storia italiana.
All'interno potete trovare manoscritti originali, dipinti, armi, vestiti, divise e strumenti di stampa tutto originale. Ci sono ben 30 sale, disposte e sistemate in ordine cronologico, che ripercorrono la storia che ha portato all'Unità d'Italia. Molto particolare la parte della spedizione dei Mille e di Giuseppe Garibaldi. La sala più particolare è quella della Camera dei Deputati del Parlamento subalpino, utilizzata dal 1848 al 1860, rimasta intatta con gli arredi e con gli scagni originali. Basta considerare che vi sedettero personaggi storici eccellenti come Cavour, Garibaldi, Massimo d'Azeglio e Cesare Balbo. L'ultima sala, veramente immensa ed imponente, era destinata alla Camera dei Deputati del Parlamento del Regno d'Italia, ma non venne mai utilizzata. Si possono notare degli imponenti dipinti rappresentanti la storia italiana dal 1848 al 1860. Un altro luogo che dovete assolutamente vedere è la Mole Antonelliana. Progettata dall'architetto Alessandro Antonelli, venne realizzata tra il 1863 e il 1889. A quei tempi era l'edificio in muratura più alto d'Europa, con i suoi 167 metri di altezza.
Restò per molti anni la costruzione più alta di Torino. Per visitarla vi consiglio assolutamente la prenotazione perché i biglietti si esauriscono velocemente e non riuscirete a salire. È presente un tempietto dove potete salire e poi ancora una lunga guglia che arriva all'altezza massima. Una volta entrati, prendete l'ascensore che vi porta sul punto panoramico del tempietto. La salita dell'ascensore è molto particolare, infatti si sale con un ascensore senza guide fisse, ma trainato solo da cavi di acciaio. Molto bello il panorama che potete vedere dall'alto, da cui si vede tutta Torino e le Alpi circostanti. All'interno della Mole Antonelliana c'è il Museo del Cinema, con reperti e documenti di tutta la storia del cinema. Quando sono andato c'era anche la mostra di James Cameron, veramente molto bella. La mostra è molto bella e anche interattiva, offrendo molti spunti di multimedialità e interazione che la rendono qualcosa di veramente particolare. Si parte dai primi strumenti di ripresa, chiamate lanterne magiche, per arrivare agli effetti speciali dei giorni nostri.
Sono presenti anche scenografie originali, modelli utilizzati per la realizzazione di film famosi, sia italiani che internazionali. Non lontano dalla Mola Antonelliana si trova il Palazzo Fetta di Polenta, ufficialmente noto come Casa Scacca-Barozzi, ed è uno degli edifici più singolari e affascinanti di Torino. Questo edificio è celebre per la sua forma estremamente sottile e il colore giallo ocra che ricorda proprio una fetta di polenta. La casa fu progettata nel 1840 dall'architetto Alessandro Antonelli. Il nome ufficiale dell'edificio deriva dal cognome della moglie di Antonelli, Francesca Scacca-Barozzi, alla quale l'architetto dedicò l'edificio. La costruzione nacque come una sfida. Antonelli ricevette, in compenso per i suoi lavori, un piccolo lotto triangolare e, non riuscendo ad acquistare i terreni adiacenti, decise di costruire comunque un edificio, recuperando in altezza ciò che mancava in larghezza. Sempre dalle parti della Mola Antonelliana si trova la sede della RAI, dove è presente anche il famoso murales dedicato a Piero Angela. È presente anche il Museo della Televisione, non molto grande, ad ingresso gratuito, dove potete vedere le prime radio e televisioni, ma anche le prime apparecchiature di trasmissione audio e video. Per concludere la visita vi consiglio un punto molto panoramico, il Monte dei Cappuccini, da cui potete osservare il panorama di Torino e della Mola Antonelliana. È anche un ottimo punto dove scattare foto al tramonto. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettete mi piace e iscrivetevi al mio canale. A voi non costa nulla, ma per me è molto importante. Grazie.